Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Prima di cominciare ovviamente questo contenuto ci tenevo a chiedere scusa a tutti coloro che ci aspettavano in live ieri alle ore 20 ma per motivi tecnici, ovvero ci ho rimesso un po' di strumentazione ieri a fine partita pur essendo molto pagato nelle reazioni durante il match e nei post partita. Ieri non sono riuscito a mantenere la calma e quindi per queste ragioni tecniche non sono potuto andare assolutamente in live e vi chiedo scusa. Questo è il motivo. Ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto: Gianni, la live si fa, Gianni, ma tutto a posto. Ecco perché registro questo contenuto oggi con una situazione abbastanza di fortuna, con un portatile molto antico. Speriamo di portare a casa questo contenuto e riuscire a pubblicarlo, perché volevo condividere con voi anche qualcosa a livello tattico. Leggo dappertutto che è tutto a posto, però le cose vanno analizzate secondo me un po' più a fondo di come lo si sta facendo da ieri sera ad oggi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per chi passa per la prima volta, magari attivando la campanellina, così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video, e nella sezione commenti qui sotto come sempre ci confrontiamo e cresciamo insieme. Partiamo da una situazione tattica e poi passiamo per sommi capi al match, per come e cosa è stato. Io volevo sapere da voi, perché ho tanta competenza e ho la fortuna di avere tanta competenza a livello tattico nella community, quindi volevo sapere da voi il perché il Napoli in fase di costruzione, pur avendo cambiato modulo, pur diciamo in situazione di emergenza per quanto riguarda gli infortuni, il come metterti in campo, volevo sapere il perché parti con i tre centrali e va bene così, che poi siano Juan Jesus, Di Lorenzo, Raccamani, Olivera, chi è? Il Napoli in fase di costruzione porta un centrale qui che diciamo eh, non si cura assolutamente della linea di difesa, scende allo botte che si prende il pallone per impostare. Fin qua siamo tutti d'accordo, io ci arrivo, dico ok, saltiamo la linea di pressione e diamo la palla, diciamo, qui a chi si posiziona davanti al portatore di palla, in questo caso Lobotka, e quindi crei quella situazione di superiorità scavalcando la prima linea. Però questa palla da qua, da Lobo, questa palla non arriva mai al centrale. In questo caso era Buongiorno ieri che si metteva in verticale davanti a Lobotka, però la palla non arrivava mai perché giravamo comunque sugli esterni, cercavamo comunque la costruzione così, e quindi siamo stati abbastanza sterili, credo, in fase di costruzione. Poi se la partita è stata impostata così da Conte, allora io vorrei sapere il perché scende Lobotka sulla linea dei centrali di difesa, perdendo poi il playmaker per impostare l'azione quando hai superato la prima linea. Tanto è vero che scende Lobotka qui, ci ritroviamo Anghissà che sta vicino a Lukaku, quindi io qui, in questa situazione, in questa zona di campo, ho Rachmani che sale e Di Lorenzo qui. Quindi perdo un centrocampista e lo tengo qui. Ne perdo un altro perché sta impostando e riceve la palla dal portiere. Io vorrei sapere in questa zona del campo come saliamo. Tanto è vero che poi ieri i lanci lunghi qua per McTominay. McTominay qui, spalle alla porta con l'avversario dietro. Diciamo che molti palloni, qualche punizione l'ha presa, però molti palloni sono comunque diventati della Lazio in quella circostanza, quindi ecco che non riesce a sfruttare le caratteristiche del calciatore, che forse spalle alla porta in fase di copertura del pallone fa più fatica, che se ovviamente prende il pallone qui riesce a girarsi e comunque sale, imposta l'azione, cambia gioco dall'altra parte, può fare tante altre cose. Ecco perché volevo condividere questa situazione un attimo con voi, per sapere o diciamo trovare il perché di questa discesa di Lobotka verso Meret, con Anghissà che sta vicino alla punta, e perdere due centrocampisti su tre. Poi è una cosa normalissima che se diciamo Anghissà e McTominay ieri tutte e due sottotono, Anghissà molto più dello scozzese, anche se la partita di Scott non è stata poi impeccabile, ma non è assolutamente una situazione che voglio diciamo portare a voi
per fare il disfattista, perché non va bene, perché sono 3 pareggi, stai facendo troppo il pessimista, eccetera, eccetera. Assolutamente no. Chi mi conosce sa benissimo che la fiducia verso il Napoli, verso la squadra, verso gli allenatori del Napoli è da sempre alla base, però le cose vanno analizzate e vanno viste poi anche con un tantino di occhio critico, che altrimenti se pensiamo che la partita di ieri, perché non hai calciatori, perché stai vivendo la situazione infortuni, sia una partita dove è andato tutto discretamente bene, allora secondo me stiamo percorrendo un sentiero pieno di fossi piccolini, ma ci aspetteranno poi fossi molto più grandi, dove il saltarli diventerà molto più difficile. Poi paghiamo sicuramente qualche errore individuale, paghiamo forse un tantino di furbizia che manca. Perché? Vi spiego perché. Perché in una, diciamo in una partita Napoli-Cagliari, Cagliari-Napoli, Lecce-Napoli, Napoli-Lecce, partite del genere, se il Lecce o il Cagliari in quella circostanza sono 2-1 sopra, sono 2-1 sopra, mancano 3-4 minuti al 90esimo, qualsiasi fallo, qualsiasi rimessa laterale, qualsiasi situazione dove il gioco è fermo, l'abbiamo vissuto noi in prima persona, non riuscendo poi a portare il risultato a casa e nemmeno a pareggiare partite del genere, perché la squadra avversaria cerca di recuperare 30 secondi da una parte, 20 secondi da un'altra parte. Io sono d'accordissimo quando Conte dice a chi metto, e la situazione che è andata virale, Mazzocchi mi chiede il cambio, non sapevo cosa fare, non si sapeva chi doveva entrare. Va bene, tu non hai l'alternativa, non sai chi fare entrare, posso anche sorvolare, però in quel caso hai un calciatore che ha chiesto il cambio, perfetto, stenditi a terra, chiedi il cambio, sei dall'altra parte del campo, passa un minuto, ne passa 1,30, non recupererai mai tutto il minuto e 30, ne recuperi 30 secondi in quella situazione, quindi un tantino di mestiere quando sei in difficoltà per la rosa corta, per il mercato che non è arrivato, per questo, per quello e quell'altro, allora deve entrare un tantino in gioco un po' di esperienza. Con questo non sto dicendo questo per, diciamo, rubarmi situazioni e rubarmi partite e portare risultati a casa che poi non avresti dovuto. Sei riuscito a ribaltarla la partita con sicuramente con un'autorete. Il primo gol arriva con un lancio sbagliato di Provedelle dove McTominay stoppa un gran pallone, la dà Raspadori, un grandissimo scambio Raspadori-Lukaku, e ci arriviamo alla situazione Raspadori-Lukaku perché è piaciuta a me e non poco. Dovevi portarla a casa. A me la cosa che mi tiene sulle spine è che il Napoli questa caratteristica fino a poco fa l'aveva e in questo periodo invece non riesce. Mi auguro che sia solamente diciamo uno spezzone di campionato dove ti gira così, però sul 2-1, avendo poi vissuto lo scotto contro la Roma, al di là dei calci di rigore eccetera eccetera, comunque perdiamo 4 punti che avevi in tasca, e quindi nella lotta all'Europa quello che voglio far capire sono 4 punti che potranno pesare. Noi speriamo sempre che non vadano a pesare, però se poi a fine anno, perché dobbiamo fare i conti con la matematica, essendo una classifica a punti, se poi a fine anno diventeranno fondamentali nel posizionamento in classifica, che possa essere tra le 4 in Champions, se stai lottando lo scudetto, o sei una squadra che deve retrocedere, oppure la Conference o l'Europa League, diciamo che potranno dire la loro questi 4 punti. Auguriamoci assolutamente di no. Non sono d'accordo su tutti coloro che sì, è un punto guadagnato, siamo tutti d'accordo, però che va tutto bene nella situazione di emergenza, anche perché si poteva fare sicuramente qualcosina in più anche a livello di costruzione, così come abbiamo visto con la lavagna tattica
il Napoli comunque non è riuscito ad imbastire azioni d'attacco pericolose, 3 passaggi non li abbiamo fatti. Il primo gol è il gol del pareggio che arriva poi subito dopo il gol della Lazio, per fortuna. E sì, un rilancio sbagliato di Provedel, e ne approfittiamo noi, però lì mettiamo palla a terra, Raspadori sa perfettamente cosa fare, 1-2 con Lukaku, fantastico, e Raspadori ovviamente messo in condizione e diciamo nel settore di campo che più gli piace, centralmente, può dire la sua e siamo tutti d'accordo. Quindi io non sono qui a fare il mamma santissima, non si doveva cambiare modulo perché ti sei messo a 3 dietro, assolutamente no, anzi sono stato il primo a dire di necessità virtù, mettiti a 3 dietro e comunque cerchiamo di portare la partita a casa, però non possiamo secondo me lasciar passare un Napoli molto ma molto sterile. Ci saranno anche i meriti della Lazio perché hai un avversario fuori casa che comunque sta facendo un ottimo campionato, sa perfettamente come porsi. Noi abbiamo arginato comunque la corsia di sinistra che era molto pericolosa quanto riguardava Tavares e Zaccagni e quant'altro, però poi ci siamo addormentati sul più bello e a me questa situazione è bruciata così tanto che ha bruciato, scusate, così tanto che appunto non sono potuto andare in live, pur essendo consapevole che oggi per un motivo o per un altro non posso recuperarla la live post partita e quindi diciamo che ho fatto una cappellata e mi sono dato la zappa sui piedi, ma non sono riuscito a controllarmi, forse perché veniamo già da situazioni del genere dove hai perso punti al 90° e non sei stato lucido, diciamo, fino al fischio finale. Paghiamo errori individuali perché diciamo che sul secondo gol preso comunque siamo disattenti. Zaccagni fa quello che vuole al limite dell'area, arriva la palla a Dia che poi la mette all'angolino, imparabile per Meret. Non sto facendo la croce a Meret in quello che vi porto e che vi dico in questo momento e chiudiamo. Io ho rivisto il gol 50.000 milioni di volte, cari ragazzi. Può essere un bolide così come è stato descritto, un bolide dalla distanza di Saxen, però quella palla non si infila né all'angolino né all'incrocio dei pali e né tantomeno sotto la traversa. Quindi qualcosina in più forse la si poteva fare per quanto riguarda quella parata, anche se non è un errore gravissimo perché il tiro può risultare forte, forse non se lo aspettava nessuno. Sta di fatto che nessuno ci sale però su quel calciatore. Isaacsen ha avuto tutto il tempo a disposizione per mirare, calciare e far fuoco, in questo caso ovviamente metaforicamente parlando, e mettere la palla dove voleva. Sicuramente lui avrebbe voluto tirare più all'angolino, ma se riguardiamo il gol da dietro la porta, ragazzi, la palla non voglio dire che è proprio centrale, ma non è per niente angolato il tiro. Che poi il Napoli la ribalta, quindi non è sicuramente una situazione che ha influito sul risultato finale perché il Napoli poi la recupera, la ribalta, siamo tutti d'accordo, però non possiamo nemmeno non evidenziarlo. Io ho fatto i complimenti a Meret per tutte le prestazioni e tutti i punti, attenzione, tutti i punti che ci ha portato poi quest'anno con interventi decisivi, con un Napoli in bilico che offriva comunque il tiro all'avversario dalla distanza e Meret si è sempre fatto trovare pronto, a parte qualche situazione, così come quella di ieri dove forse si poteva fare un tantino meglio. Non sto qui a fare il presuntuoso o il professore perché sono assolutamente ancora incazzato e non poco per la partita di ieri. Non c'è sicuramente da fare professori o presuntuosi per quanto riguarda la situazione, ma analizzarli i fatti eh, credo che sia doveroso e credo che non devo farlo solo io, perché poi se andiamo a vedere tutta la stampa da ieri sera ad oggi, dove è tutto a posto perché non è stato fatto il mercato, è tutto a posto perché ci sono degli infortuni, è tutto a posto perché
hai dovuto cambiare modulo in base a determinate situazioni. Non è tutto a posto. Cioè, non è tutto a posto perché non hai trovato la quadra pur essendo in emergenza. In emergenza comunque, bene o male, tu diciamo che in fase di costruzione del gioco, per poter infierire nei confronti dell'avversario, tu ci devi arrivare sotto la porta. Ieri non ci siamo arrivati, al di là dei 2 gol. Cosa ricordiamo? Un tiro di Lukaku. Un tiro di Lukaku, ricordiamo che poi è stato parato. La Lazio è vero, ricordiamo un paio di tiri, i 2 gol fatti, qualcosina in più, diciamo la squadra di Baroni l'ha fatta sicuramente, ma è un Napoli che si è messo uomo su uomo ed ha reso la giornata difficile sicuramente alla Lazio. E appunto mi incazzo e chiudo. L'hai resa difficile per 85, 87, 88, 90 minuti. Perché? Perché pareggiare queste partite e perdere 2 punti? Lo scotto è pesante e ne prendiamo atto e cerchiamo di andare avanti. Speriamo di rimetterci in carreggiata verso la trasferta di Como, perché a me questa situazione non è che tanto convince. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video e perdonatemi ancora per la live, ma diciamo che senza gli strumenti adatti, per mia colpa, ovviamente non sono potuto andare. Detto questo, Forza Napoli, ciao.